Benvenuto o bentornato sul nostro canale. La storia non è solo il passato, è la chiave per capire il presente e immaginare il futuro. Oggi ti mettiamo alla prova con un quiz di storia difficile, composto da 30 domande, divise in 3 livelli di difficoltà. Ogni risposta corretta vale un punto. Somma il punteggio e scopri il tuo livello finale. Siete pronti? Iniziamo! Difficoltà bassa. Chi fu il primo presidente degli Stati Uniti? George Washington. George Washington fu eletto presidente nel 1789, ottenendo un consenso unanime. Quale civiltà inventò la prima scrittura interamente fonetica? I Fenici. Furono i primi a sviluppare e diffondere un sistema di scrittura completamente fonetico intorno al 1050 a.C. Quale città fu capitale dell'impero Inca? Cusco. Cusco, o Cusco, capitale dell'impero Inca in Perù, significa ombelico, simbolo del centro dell'impero. Quale città fu distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.? Pompei. Nel 79 d.C., il Vesuvio distrusse Pompei, Ercolano, Stabia e Oplontis, seppellendole sotto ceneri e lapilli. Quale trattato pose fine alla Prima Guerra Mondiale? Versailles. Il Trattato di Versailles, firmato il 28 giugno 1919, sancì ufficialmente la pace tra la Germania e le potenze alleate. Chi fu il principale rivale di Cesare nella guerra civile? Pompeo. Il principale rivale fu Gneo Pompeo, ex alleato, diventato capo della fazione aristocratica del Senato. La loro rivalità terminò con la sconfitta di Pompeo. Quale civiltà sviluppò il codice di Hammurabi? I Babilonesi. Il codice di Hammurabi fu sviluppato dalla civiltà babilonese sotto il regno di Hammurabi, sesto re della prima dinastia di Babilonia, tra il 1792 e il 1750 a.C. circa. In quale anno cadde il muro di Berlino? Nel 1989. Il muro di Berlino cadde il 9 novembre 1989. Un annuncio confuso del governo della Germania a Est aprì i confini, permettendo il passaggio libero tra Est e Ovest. Chi fu il leader dell'Unione Sovietica durante la Seconda Guerra Mondiale? Stalin. Joseph Stalin fu il leader dell'URSS nella Seconda Guerra Mondiale, guidando il paese contro la Germania nazista e trasformandolo in una superpotenza. Quale di queste civiltà era nota per le sue città-stato? I Greci. Nell'antica Grecia l'organizzazione politica si basava sulla polis, la città-stato. Il territorio montuoso e frammentato impedì la nascita di uno Stato unitario. Difficoltà media. Chi fu il principale artefice dell'unificazione tedesca? Bismarck. Otto von Bismarck, detto il Cancelliere di Ferro, unificò la Germania con diplomazia e forza militare, portando alla nascita dell'impero tedesco nel 1871.
Chi guidò la rivolta degli schiavi più famosa della Roma antica? Spartaco. Spartaco guidò la terza guerra servile, minacciando Roma per 2 anni. La rivolta fu repressa da Crasso, con la morte di Spartaco e la crocifissione di 6.000 schiavi lungo la via Appia. Quale città fu capitale dell'impero carolingio? Aquisgrana. La principale capitale dell'impero carolingio, soprattutto sotto Carlo Magno, fu Aquisgrana, Aachen, nell'attuale Germania. Quale impero era guidato da Montezuma? Azteco. Montezuma II guidò l'impero azteco dal 1502 al 1520, nel suo periodo di massima espansione. Chi fu il primo zar di Russia? Ivan IV. Passato alla storia come Ivan il Terribile, fu incoronato il 16 gennaio 1547, trasformando il Granducato di Mosca in un impero e assumendo il titolo di zar di tutte le Russie. Quale battaglia fermò l'espansione islamica in Europa nel 732? Poitiers. In questo scontro, le forze franche guidate da Carlo Martello sconfissero l'esercito del califfato, ponendo fine alla loro avanzata verso nord dal territorio spagnolo. Quale documento iniziò la riforma protestante? Le 95 Tesi. La riforma protestante iniziò nel 1517, quando Martin Lutero pubblicò le 95 Tesi contro indulgenze e corruzione del clero, dando avvio a un grande dibattito religioso. Tra quali 2 nazioni fu combattuta la Guerra dei Cent'anni? Francia e Inghilterra. La Guerra dei Cent'anni, durata 116 anni, nacque da dispute dinastiche e territoriali e si concluse con la vittoria della Francia. Quale fu la causa principale della Guerra civile americana? La schiavitù. La guerra civile americana scoppiò tra nord industrializzato e sud agricolo principalmente per la schiavitù, portando alla secessione degli Stati Confederati. Quale guerra fu combattuta tra York e Lancaster? La guerra delle 2 rose. Fu una sanguinosa lotta dinastica per il trono d'Inghilterra che vide i Lancaster affrontare gli York e si concluse con l'ascesa dei Tudor. Da ora iniziano le domande davvero difficili. Quale fu la prima civiltà a usare monete metalliche? La Lidia. La prima civiltà a usare monete metalliche coniate ufficialmente è stata la Lidia, un antico regno situato nell'Asia minore occidentale, nell'attuale Turchia, intorno alla metà del VII secolo a.C. Quale battaglia fermò l'avanzata di Attila? Campi Catalaunici. La battaglia del 451 d.C., che fermò l'avanzata di Attila in Gallia, fu la battaglia dei Campi Catalaunici, nel nord-est della Francia, da parte di una coalizione romano-visigota. Quale battaglia vide Annibale usare la manovra a tenaglia? Canne. Nella battaglia di Canne, avvenuta durante la seconda guerra punica in Puglia, l'esercito cartaginese, numericamente inferiore, riuscì ad accerchiare e annientare le legioni romane.
Quale sovrano persiano ordinò la costruzione della monumentale città di Persepoli? Dario I. Dario I, detto anche Dario il Grande, fondò la città intorno al 518 a.C., fungeva da capitale cerimoniale e residenza di rappresentanza per le grandi festività. Quale dinastia giapponese è considerata la più antica ancora esistente al mondo? Yamato. La dinastia imperiale del Giappone, nota anche come dinastia Yamato, è considerata la più antica monarchia ereditaria continua al mondo. Quale trattato sancì l'alleanza tra Napoleone e la Russia? Tilsit. Il trattato che sancì l'alleanza tra Napoleone Bonaparte e lo zar Alessandro I di Russia fu il Trattato di Tilsit, o Pace di Tilsit, firmato il 7 luglio 1807. A quale dinastia apparteneva Cleopatra? Tolemaica. La dinastia tolemaica, detta anche l'Agide, fu fondata da Tolomeo I, generale di Alessandro Magno, e governò l'Egitto fino a Cleopatra VII. Quale battaglia segnò la fine della potenza navale ateniese nella guerra del Peloponneso? Egospotami. La battaglia segnò la fine della potenza navale ateniese. La flotta fu distrutta dal generale spartano Lisandro e Atene costretta alla resa, sancendo la vittoria di Sparta. Quale imperatore istituì il Cursus Publicus, il sistema postale dell'impero romano? Augusto. Inizialmente basato su staffette a piedi, fu perfezionato da Augusto con carri e cavalli lungo le strade per rendere le comunicazioni più rapide. Quale operazione segnò l'inizio dello sbarco alleato in Normandia nel 1944? Overlord. Fu il nome in codice che identificò il piano di invasione dell'Europa da parte degli alleati per invadere la Normandia e avviare la liberazione della Francia. Com'è andata? Andiamo a vedere il vostro punteggio. Se il video vi sta piacendo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per non perdere i prossimi video. Se hai fatto da 0 a 10 punti, hai fatto del tuo meglio, ma la storia è piena di dettagli insidiosi. Probabilmente conosci gli eventi principali, ma ti sfuggono le informazioni più profonde, non si smette mai di imparare. È il momento perfetto per allenarti e tornare più forte. Se hai fatto da 11 a 20 punti, hai una buona conoscenza della storia e si vede. Riesci a orientarti bene tra eventi, epoche e personaggi storici, e questo dimostra una base solida e già ben costruita. Tuttavia, le domande più complesse e ricche di dettagli ti hanno messo in difficoltà, segno che ti manca ancora qualcosa nei collegamenti più profondi e nelle curiosità meno conosciute. Con un po' di pratica, puoi fare un salto di qualità e raggiungere il livello dei veri esperti. Se hai fatto da 21 a 30 punti, impressionante. Hai una conoscenza solida e dettagliata della storia. Hai superato anche le domande più difficili, dimostrando grande preparazione. Complimenti! Sei ufficialmente tra i migliori, livello esperto assoluto. Grazie per aver partecipato, speriamo che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Al prossimo quiz!